Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene ragazzi, la lettura di oggi è una lettura karmica, ne ho già pubblicate due, una a maggio, inizio maggio più o meno, e una a gennaio. In realtà sono letture senza tempo, cioè nel senso che hanno una validità di 3 mesi da quando lo ascoltate. Però se per caso volete vedere l'evoluzione karmica dall'inizio dell'anno fino ad adesso, potete andare ad ascoltarvi le altre letture. Le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso con il dito. Bene. Mostrami, gemelli, tendenze energetiche karmiche per il prossimo trimestre. Abbiamo la carta del mondo e con la carta del mondo, ragazzi, potrebbero esserci delle conclusioni, delle fine ciclo, dei compimenti, dei risultati che arrivano. Per qualcuno il mondo fa riferimento a un cambio di residenza, a un trasferimento, a qualche tipo di movimento fisico. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire più oroscopi, ho pubblicato una guida, vi consiglio di ascoltarla, la trovate sotto, il link è sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. In descrizione trovate anche il link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono uno di metafisica e l'altro di tarocchi, e c'è anche il link per le previsioni del secondo semestre del 2024. Sono 4 previsioni, una generale, una sulla crescita spirituale, una sull'amore e gli affetti e l'altra sul lavoro e l'economia. Comunque potete andare nella playlist, scorrere in basso col dito, trovate tutto. Amici dei gemelli, andiamo a vedere qual è l'energia disponibile per il prossimo trimestre. Partiamo con un 3 di pentacoli, il carro, un 7 di pentacoli, 8 di coppe, 9 di pentacoli, 9 di bastoni e 2 di coppe. Allora, direi che qui ragazzi si parte da questo 3 di pentacoli che potrebbe essere un progetto, potrebbe essere un qualche tipo di collaborazione, per qualcuno potrebbe risuonare con, come vi dicevo prima, siccome c'è il mondo e parla di trasferimento, ci potrebbero essere dei temi legati al dove si vive. Andiamo a vedere carta per carta. Partiamo dal 3 di pentacoli. Luna e mondo. Allora, si potrebbe anche trattare di un nuovo progetto che è iniziato, però devo anche dire, datemi una carta per la luna, come se ci fossero certe paure, certe proiezioni. Oh, luna e sole. Sapete, guardando queste carte mi vengono in mente quelle persone che hanno paura del successo. Cioè, ci sono delle persone che non consapevolmente tendono ad allontanare i risultati positivi perché hanno paura di raggiungere quel risultato positivo. So che può sembrare strano, ma le credenze limitanti che sono presenti in noi giocano alle volte, diciamo, dei brutti scherzi. Andiamo a vedere il carro appeso e che mi risuona col 7 di pentacoli effettivamente. È come se ci fosse
una 3 di pentacoli di nuovo, un qualche tipo di situazione che ripeto, con questo 3 di pentacoli potrebbe essere una collaborazione, potrebbe essere un nuovo progetto, potrebbe essere il dover collaborare con determinate persone in questo periodo. Per molti potrebbe avere a che fare con un trasferimento, una casa, quello che potrebbe essere anche una ristrutturazione di una casa, che però con queste carte ho come l'idea, perché c'è anche il carro al contrario, che non vi decidiate, che stiate prendendo tempo. Credo che qui abbiate bisogno di accettare un qualche tipo di situazione per poter poi farla evolvere. In realtà sono carte positive, però c'è come una sorta di difficoltà nello scegliere. Andiamo a vedere 7 di pentacoli. Abbiamo un 8 di coppe, un 5 di coppe, un cavaliere di denari, un 7 di bastoni e un 2 di coppe. Io credo che qui abbiate come una sorta di paura nel collaborare con qualcun altro. Vi dico che ci potrebbe anche essere la paura di pentirsi di questa collaborazione o di questo progetto. È uscito di nuovo il carro, ma lo rimetto dentro. E invece qui la sfida che andrete a lavorare, secondo me, nel prossimo periodo è proprio quella del creare un qualche tipo di collaborazione o creare un qualche tipo di equilibrio all'interno di una relazione già esistente. Se non avete, se per esempio è una situazione, non è una relazione per voi, è come se le carte vi dicessero di andare con calma, di fare un passo alla volta, di mantenere comunque sempre le antenne allerta e di, come vi posso dire, creare un'armonia all'interno di questa situazione, di questa relazione, un passo alla volta. Andiamo a vedere l'otto di coppe perché è una carta che si ripete. Re di denari. E 5 di pentacoli. Qui ci potrebbe essere la scelta di lasciare l'attuale lavoro, l'attuale realtà, l'attuale relazione. C'è un po' come un bisogno di andare a fondo di se stessi. L'otto di coppe è la carta del ricercatore. Quindi qui è come se doveste andare a ricercare il vostro potere personale, le vostre carenze. Per qualcuno si tratta di denaro per riuscire a stare tranquilli con questo progetto. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Due di pentacoli e carro. Dunque, se nella prima parte della lettura c'era questa indecisione, c'era dov'è il 7 di pentacoli qua, c'era questa sorta di fermo a causa di queste due energie, come una sorta di titubanza, devo dire che nella seconda parte della lettura c'è questo movimento, c'è questa scelta, c'è questo voler dare una direzione. La cosa che mi lascia così è che qua avete 9 di bastoni e 2 di coppe, proprio come per dire che ok, ricerco dentro di me il mio potere personale, quello che potrebbe essere, diciamo, la mia volontà, il mio desiderio, il mio obiettivo, cerco di capire dentro come sono fatto o fatta. E qui, allora, vi dico che potrebbe far riferimento a un qualche tipo di dipendenza lavorativa, per quello che sentivo questo cambio di zona, cambio di reparto, cambio di lavoro, di mansione.
Quindi da un lato ci potrebbe essere come questa paura a non farcela, a non essere all'altezza di questa nuova mansione, però è un po' quello che proprio andrete a lavorare nel prossimo periodo, il trovare la fiducia in voi stessi, trovare la solidità in voi stessi, la capacità di gestione. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Regina di spade. Sì, infatti qui non si tratterà più del come mi difendo di fronte al partner lavorativo piuttosto che romantico, o come mi difendo da questa situazione, o come mi proteggo anche solo semplicemente se non dovete difendervi. Però qui vi devo dire che arriverà come una nuova chiarezza mentale grazie a questa regina di spade che vi farà trovare l'equilibrio, che vi farà trovare l'armonia, mi viene proprio da dire. E infatti, ragazzi, poi qua finiamo con un 2 di coppe, che è una carta sì di fidanzamento, è una carta sì di collaborazioni, di incontro, di due persone che si incontrano a metà strada. È una carta di forte armonia e anche di equilibrio. Adesso andiamo a vederla. Temperanza. È come se vi dicessero di non prolungare più il periodo di attesa che c'era qui, questa sorta di stand-by che sentivo qui è come se venisse superata, bypassata, nonostante quelli che potrebbero essere le vostre preoccupazioni, i vostri pensieri, diciamo un po' negativi, che secondo me sono dovuti solo alla vostra mancanza di amor proprio, eh. Credo che nel prossimo periodo arriverà una nuova occasione, ragazzi, un nuovo tipo, una nuova proposta. Ripeto, avete il mondo, quindi si può trattare di un cambio lavorativo, di un cambio abitativo, di un compimento, di un risultato che arriva, che in qualche modo dà un passo, ce l'avete anche qua all'inizio. Quindi secondo me qualcuno l'ha già vissuto questo cambio, proprio perché il mondo qui è all'inizio. Si tratta di adattarsi a questo cambio, lavorando sul vostro amor proprio, sull'accettazione, anche con la carta dell'appeso sul perdono, ragazzi, cioè ci sono certe persone che, diciamo, sono un po' troppo vittime dell'ego, quindi del risultato, no? Quindi si identificano con questo risultato e se il risultato non arriva, si sentono dei falliti perché quel risultato lì non arriva. Ora, a parte che non siamo solo un risultato, ma siamo tanta roba dietro, quindi non è giusto identificarsi con un solo risultato, no? Tipo, il progetto fallisce, io sono fallito. No. Il progetto fallisce, ci ho provato, punto. Almeno io ci ho provato, perché poi c'è anche gente che non ci prova. E qui si tratta proprio di dire, ok, non importa se il progetto non andrà bene, perché qui il progetto è nuovo secondo me, non importa se non andrà bene, io farò tutto quello che è il mio potere per cercare di farlo andare il meglio possibile. Poi ragazzi, nessuno di noi sa, cioè ha la sfera magica del tipo so come andrà di per certo, per cui si prova nella vita. Qui si tratta di perdonarsi, si tratta di accettare, si tratta di cercare anche un nuovo equilibrio con le collaborazioni esterne. Perché qui ho come la sensazione che probabilmente molte persone sono abituate a lavorare da sole o a fare certi passi da soli e il fatto di dover collaborare con qualcuno può far nascere qualche dubbio sul e se non mi trovo bene con questa persona? E se bisticciamo? E se devo cedere il mio potere personale per amor di pace? E invece qua vi dicono assolutamente no. Metti le tue regole e vedrai che troverai la stabilità. Non si tratta di difendersi, si tratta semplicemente di stabilire quali sono le regole. Questo lo fai tu, se fosse per esempio una collaborazione lavorativa, questo lo fai tu, questo lo faccio io, questa è responsabilità tua, questa è responsabilità mia e via dicendo. Fate attenzione solo, datemi una carta per il 9 di spade, 5 di bastoni. Allora, quando si collabora con qualcuno, adesso qua avete pochissimi bastoni, però ce l'avete qui. Quindi ho la sensazione
cioè, come se dovessi darvi questo messaggio: non vi fate intimorire, non vi fate spaventare, non vi fate demoralizzare. Se per caso nell'unione con questa persona, con questa collaborazione, ci potrebbero essere delle discussioni. Numero uno, sono discussioni di poco conto, sono come dei punti di vista diversi e qui il segreto è appunto un po' cedo io, un po' cedi tu, un po' vengo io dalla tua parte, un po' vieni tu dalla mia. Con il 2 di coppe si trova come un equilibrio, un'unione proficua. Però non vi fate spaventare perché vedo che questo 9 di spade è molto legato alle discussioni. Le discussioni ci sono sempre, in ogni tipo di relazione. La differenza la fa come si affronta la relazione. Quindi se due persone urlano e si sbraitano contro, non si trova una soluzione. Ma nel vostro caso, considerato che avete il 2 di coppe, state sereni, prendete le cose con calma, non prendetele di petto e affrontatele giorno per giorno, ok? Come vengono. Vi dico, con il 5 di bastoni sono dettagli per cui si discute, quindi certe volte si potrebbero anche evitare. Ok, sono già uscite 2 carte di Osho. Wow! Il mutamento, ruota della fortuna, torre e aggrapparsi al passato, eccolo qua. Sì, non, attenzione a non auto boicottarvi, ho come questa sensazione, perché la ruota della fortuna c'è, quindi c'è un cambiamento positivo, tenete presente che è una carta di karma e qui abbiamo una carta di conclusione ciclo, quindi ragazzi qualsiasi sia il ciclo karmico che avete vissuto fino ad adesso è in conclusione, sta per iniziare un nuovo ciclo karmico che con la carta del fulmine, che in questo caso è la carta della torre, vi farà cadere non poche sicurezze ed è per quello che c'è questo aggrapparsi al passato. La vita che andrete a fare da adesso in avanti è diversa da quella che avete conosciuto fino ad adesso. Non vi fate incastrare dai pensieri negativi, cercate di non aggrapparvi, questo è un 5 di coppe che avevate anche già qui, quindi non vi fate fregare dalle cose come sono state nel passato, perché voi in questo momento avete una consapevolezza diversa rispetto anche solo a un giorno fa, ok? Quindi non vi fate spaventare, affrontate questo passaggio con calma, ok? Quando siete sicuri di aver consolidato un passo, fate quello successivo e vedrete anche i problemi, le discussioni si affrontano una alla volta, non vi fate prendere dal panico, secondo me, che è più quello con questo 9 di spade. Però lo vedo un periodo molto positivo, ragazzi, cambi, nuovi inizi e direi anche ben positivi. Si va verso l'armonia, si va verso la stabilità. Bene, amici di Gemelli, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo sapere nei commenti, visto che è una lettura un po' diversa dal solito. Vi ricordo che per tutto il mese di luglio c'è la promozione sulla lettura semestrale. Se ne volete sapere di più, potete contattarmi via mail. Io per il resto vi ringrazio di essere stati qui con me. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video, potete abbonarvi se avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me o se volete fare un percorso specifico sulle credenze limitanti, di nuovo mi potete mandare un'email e io vi mando la lettera di presentazione. Detto questo vi ringrazio, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!